Yo soy Norge Cedeño, soy un bailarín y coreógrafo cubano, nacido en Holguín, Cuba, y durante más de 10 años fui primer bailarín y coreógrafo residente en danza contemporánea de Cuba. Y en el 2018 decido crear mi propia compañía junto a un grupo de amigos, Tai Suárez, la cual es mi pareja y mi asistente, y Neos Belosmar González Rubio. Creamos lo que conoce gran parte de Cuba y el mundo como la compañía Otro Lado. Y actualmente estoy colaborando con múltiples compañías internacionales, sobre todo europeas, y tratando que nuestra voz, nuestra marca creativa, alcance cada vez a más y más personas. La experiencia con Ater Balletto fue un poco casual. Nos conocimos en el festival, en el Colors Dance Festival del 2019 en Stuttgart, Alemania. Estaba creando una pieza para Gautier Dance y ellos estuvieron, Sveva y Gigi asistieron a la premiere y quedaron conmovidos por el tipo de trabajo que hacíamos Tai y yo con la compañía, ¿no? Y decidieron invitarme a crear una pieza nueva para Ater Balletto. Fue súper emocionante porque conocíamos de la trayectoria de la compañía, es una compañía que queremos y respetamos mucho, tanto a nivel creativo, interpretativo, es decir, todo el alcance artístico que tienen, pero también hemos descubierto que a nivel humano son personas increíbles, entonces nada, ha sido como un sueño hecho realidad poder estar cerca de artistas de tal magnitud. Si tengo que resumir en una palabra el proceso de montaje, de creación y sus resultados, sería la palabra reto. Sería la asociación con la idea de cambio, de transformación, de cómo nos exponemos a trabajar en la frontera, en nuestros límites, para descubrir nuevas maneras de hacer, y si no nuevas, por lo menos diferentes para nosotros. El proceso desde el comienzo fue algo extremadamente interesante, que nos removió a todos porque comenzó en el periodo del COVID, en un momento en el que el mundo estaba casi paralizado por la idea de una enfermedad tan atroz. Nosotros estábamos haciendo una especie de cuarentena artística, estábamos todos encerrados en los espacios de la fondería tratando de crear algo revelador, algo que nos alimentara el cuerpo y el alma como solo la danza puede hacer. Y eso era realmente una oportunidad única. La pieza, desde sus comienzos, siempre nos puso al extremo, y digo nos puso porque tanto a los bailarines como a Tai, mi compañera y asistente, como a todos los involucrados creativamente en el proceso, diseñadores de vestuario, diseñadores de iluminación, de set, siempre estuvimos pensando cómo darle un giro a la idea del sufrimiento, a la idea de la carencia, de la pérdida, del dolor, del que habla el poema del Stabat Mater, y un poco extrapolarlo a la realidad que nos estaba afectando en ese momento. Y yo creo que era un momento único, ¿no? Una asociación trágica pero perfecta entre el momento del COVID y el contenido real del poema. Entonces era la oportunidad para trabajar con la idea de transformación, cómo podemos ver el mundo como una especie de bosque de foresta en llamas, y donde aparentemente está todo en cenizas, podemos renacer de ello como si fuéramos un fénix. Como si ese fuego que nos quema, ese daño que nos afecta, es una nueva posibilidad para crecer, para mejorarnos y para entender la vida desde una completa, una diferente perspectiva, desde una manera diferente de ser y hacer. Entonces, el eje de la pieza para nosotros siempre fue transformación. Cómo podemos trabajar con los bailarines trayendo a los materiales sus vivencias, sus carencias, sus frustraciones, su dolor, pero sobre todo su alegría, su deseo de que las cosas vayan mejor, su apego incontrolable, su esperanza indestructible a que las cosas van a estar mejor. Y un poco compartir esas realidades dentro de las proyecciones, dentro de la psicología de los tres personajes que iban a estar rigiendo la escena. Entonces fue un proceso sumamente rico, donde todos aprendimos de todo, donde digamos que encontramos una manera de comunicarnos muy especial que iba más allá del lenguaje, que iba más allá de las diferencias culturales, que iba más allá de las distancias que debíamos mantener o no por las limitantes del COVID, y fue algo especial, revelador, realmente de lo que estoy muy agradecido.
Los bailarines son increíbles, son artistas con una experiencia extraordinaria, que han tenido la posibilidad de trabajar con muchísimos coreógrafos foráneos y nacionales y los hacen increíbles en la escena. Pero sobre todo para nosotros era cómo podíamos aportarle algo que fuera único para ellos, que fuera especial, que un poco ayudara si no a cambiar, a reestructurar su manera de sentir y de hacer la danza. En Cuba somos muy pasionales, a veces las limitantes y las carencias se vuelven a tu favor y tu cuerpo y tu mente es lo único que tienes para defenderte, ¿no? Para construir tu destino. Y digamos, esa ambición de crecimiento, ese deseo de ir más lejos cada vez, estuvo todo el tiempo impulsando el proceso y los resultados están hasta este momento siendo del orgullo y del agradecimiento de todos. Así que entre la palabra reto y agradecimiento y satisfacción podemos crear un balance bastante extraordinario. Realmente mi relación con las artes va más allá de la idea de ver la danza como el eje, como el todo. Hace mucho tiempo que descubrí que la vida artística, que el universo artístico que puedes crear se trata de los detalles y de cómo cada una de esas experiencias confluyen de manera balanceada y armónica en la escena y dan paso a un ecosistema nuevo, a un universo nuevo. Entonces la música siempre ha sido algo determinante para mí y si lo puedo traer la mayoría de las veces en mis presentaciones, pues es algo extraordinario. La vibra se siente diferente, la relación con la sonoridad y con la escena se siente diferente. Entonces no es mi primera vez. Normalmente en Cuba con mi compañía Otro Lado trabajo con un cuarteto de música dirigido por Jenny Peña, que es una violinista y una compositora extraordinaria, y con pianistas. Tenemos como bastante experiencia. Hemos hecho óperas también y eso de cierta manera te abre como, digamos, un montón de posibilidades creativas. Dejas de reducirte al mero movimiento, a la idea de construir frases o patrones físicos y empiezas a ver cómo puedes realizar algo más, cómo puedes hacer que todo navegue con armonía en una misma dirección. Y mis ambiciones ahora mismo, desde el punto de vista artístico, tienen que ver con esa idea, cómo poder construir ecosistemas donde los detalles, donde la condición inalienable e indestructible entre unos y otros, hagan de la experiencia un viaje único que pueda ser capaz de remover, ¿no?, la experiencia sensible y el intelecto de la audiencia. M'adresser à vous en français. Alors, je suis d'origine montréalaise, je suis née à Montréal et j'ai étudié essentiellement à Montréal, au département de danse de l'Université du Québec à Montréal, qui est une des écoles les plus importantes de formation au Québec. Ensuite, j'ai dansé professionnellement pour le chorégraphe Jean-Pierre Perrault. Je vais le nommer principalement parce qu'il a été sans doute le chorégraphe qui m'a le plus influencé. J'ai commencé à travailler, à chorégraphier assez jeune, je dois dire, un peu guidée par ce chorégraphe, Jean-Pierre Perrault. J'ai pu donc bénéficier de son soutien et j'ai donc chorégraphié plusieurs pièces assez rapidement dans ma carrière, tourné beaucoup en Europe en tant que jeune chorégraphe dans un circuit dédié à la jeune chorégraphie. Et bon, ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis ici à Reggio Emilia pour cette création avec Ater Balletto. En fait, c'est Gigi, le directeur de la compagnie, a vu à plusieurs reprises mon travail, soit en Europe ou à Montréal. Et il m'a d'ailleurs déjà invité pour présenter une pièce autour des années 2017 à peu près, au festival à Torino Danza. Et ensuite, il a vu une pièce que j'ai créée à Montréal, Unfold, cette perspective. Et c'est après avoir vu cette pièce qu'il m'a
approché pour cette création. D'abord, le processus de création a débuté avec comment je dirais, contrainte musicale. Je devais travailler à partir d'une musique de la période baroque. J'ai immédiatement, assez rapidement, je dirais, choisi Purcell parce que d'une part, il est moins utilisé dans le milieu de la danse et aussi j'étais curieuse de découvrir tout son répertoire et non seulement les airs les plus connus. Et j'ai travaillé assez rapidement avec Federico Gon qui a adapté, qui a recréé ces pièces, qui les a adaptées parce qu'il faut savoir qu'il y a des pièces qui étaient des arias, d'autres étaient des interludes, d'autres. Il y avait différentes qualités de pièces et Federico a fait un ensemble. Aussi, ce qui a été très important pour ce processus, c'est le travail que j'ai fait avec Fabiola Picciola, qui est la scénographe et l'éclairagiste. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble, un peu par Zoom, on connaît tous la période dans laquelle s'inscrit cette création et on a vraiment beaucoup échangé sur l'environnement, l'espace et cet espace qu'elle a créé, c'est-à-dire cette ligne de cordes dans l'espace, ça a beaucoup influencé la structure de la pièce. Donc, à la fois la musique, mais aussi la scénographie. Aussi, je dirais que cette musique qui est quand même d'une origine lointaine, qui à certains égards pourrait moins nous concerner aujourd'hui, il fallait que d'une certaine façon, que je crée une vibration entre nous aujourd'hui et cette musique. Comment on résonne aujourd'hui avec une musique d'une telle beauté, d'une telle grandiloquence aussi à certains moments. Donc, pour moi, ça a été extrêmement important, cette tension entre cette beauté, cette richesse musicale et comment nous, aujourd'hui, comme citoyens du monde, on accueille cette musique. Ça a été, c'est ce qui m'a guidée tout le long de la création. La façon dont je travaille avec les danseurs, c'est probablement la façon dont j'ai appris aussi à travailler. Donc, pour moi, les danseurs font également partie du processus de création, au même titre que le compositeur et que la scénographe. C'est extrêmement important pour moi qu'ils soient de véritables collaborateurs, qu'ils puissent aussi générer leurs propres idées, non seulement physiquement, mais aussi en termes d'accueil, en termes de compréhension de ce qu'on est en train de faire, de pouvoir répondre. J'aime beaucoup avoir un dialogue avec eux. Je le fais dans chaque processus de création, cette notion de dialogue est extrêmement importante. Oui, de travailler sur la musique baroque aujourd'hui, pour moi, ça comporte un sens extrêmement important. On sait tous que cette musique provient d'une période colonialiste et ne répond pas nécessairement. On peut être très critique par rapport à cet usage, mais ce que je suis allée chercher, ce qui m'a profondément intéressée dans ce travail, c'est pas juste la beauté de la musique, mais aussi d'avoir comme une espèce de laisser respirer la danse et la musique et de faire en sorte qu'il existe une espèce de résistance l'un par rapport à l'autre, que les corps parfois résistent à cette beauté ou parfois s'y engagent totalement. Donc, de jouer un peu sur ces deux pôles-là. J'ai travaillé, oui, vraiment plusieurs fois avec la musique, mais à chaque fois différemment. Dans ce cas-ci, le processus de création s'est déroulé beaucoup avec la musique enregistrée de Federico Gon. Et ensuite, les musiciens sont arrivés sur scène. Mais dès le départ, pour moi, il était important d'établir une relation avec les musiciens, qui ne soient pas juste là pour interpréter leur musique, mais ils ont aussi un rôle ils ont un rôle à jouer dans la dramaturgie de la pièce. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur cette tension-là entre les danseurs et leur rapport aux musiciens. On les voit, ils les voient, ils exercent un dialogue avec eux.
Ce sont les danseurs qui les amènent à commencer la musique ou à l'interrompre. Donc, il y a un vrai rapport vivant sur scène. Ils sont pas juste là à interpréter la musique. Pour moi, c'est important que les musiciens soient intégrés à l'action chorégraphique, qu'ils soient pas juste là pour jouer la musique live, mais qu'ils soient porteurs aussi de la dramaturgie de la pièce. Moi, je parlerais de la pulsation, qui est plutôt un mot qu'un terme qu'un adjectif, mais la pulsation. Je parlerai de la résistance et je parlerai de la beauté. Il progetto Opera Vision rappresenta prima di tutto una grandissima opportunità, quella di ampliare, di rendere accessibile e sempre più fruibile l'immenso patrimonio del teatro musicale e più in generale dello spettacolo dal vivo, attraverso la commistione fra le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e l'esperienza e le competenze messe in campo dai tanti operatori e artisti coinvolti nel progetto. Quello che ci rende particolarmente felici e orgogliosi è iniziare la collaborazione con il progetto attraverso la presentazione di questa nuova creazione di una straordinaria compagnia come Ater Balletto, perché la danza contemporanea è parte del DNA dei teatri di tradizione italiane, che certamente si occupano di produzione di opera lirica, ma sono anche degli straordinari presidi culturali del territorio disseminati sul territorio italiano, e ancor più è parte del DNA della Fondazione dei Teatri e della città di Reggio Emilia, che con il linguaggio coreografico e con la danza ha costruito negli anni e ha saputo rinnovarlo nel tempo un rapporto molto prolifico e molto intenso. Un rapporto, quello fra musica e danza, che ancora una volta è reso evidente in questa nuova produzione di Ater Balletto, nella quale i due elementi si fondono insieme attraverso anche l'utilizzo della musica dal vivo, che certamente rappresenta un elemento di grande fascino e interesse, e dall'altro svela le grandi potenzialità fra questi due linguaggi. Nello scegliere le coreografie che compongono il nostro repertorio cerchiamo naturalmente di andare sia verso i maestri riconosciuti, ma anche di esplorare delle dimensioni stilistiche e perché no anche geografiche differenti tra di loro. Quest'anno, ad esempio, oltre a un pezzo di Diego Tortelli, nostro coreografo residente, siamo andati in Israele per Eyal Dodon ed eccoci con Double Side a due parti differenti del mondo e anche a due tradizioni completamente differenti. Il cubano Norque Cedeno, al quale abbiamo affidato la prima parte, Stabat Mater, è portatore di una grandissima scuola, di una qualità del movimento straordinaria, mentre a Daniel Desnoyers chiediamo di portare un po' del Canada, del Quebec, di una delle scuole più importanti, ma in fondo anche meno conosciute in Europa. Questo proprio perché in fondo, dopo anni nei quali ci siamo affidati a grandi maestri, ci interessa anche stare su una generazione, e sia Tortelli che Dodon che Norque Cedeno sono trentenni, e ci interessa poi aprire delle finestre su mondi coreografici differenti. Double Side è un gioco di relazioni e la più importante di tutte è quella tra la musica e la danza. E la musica dal vivo, in particolare, è un tema che ci appassiona. Troviamo che troppo poco questi due elementi, che sono indissolubilmente legati, e questo è chiaro, trovino poi sul palcoscenico, nella fisicità dei corpi, un incontro. Ed è esattamente questo uno dei punti di partenza di Double Side. I cantanti in Stabat Mater che partecipano all'azione, attraversano la scena e quindi i loro corpi si mescolano, si confondono, direi, a quelli dei danzatori. E invece nella seconda parte, con Daniel Desnoyers, l'area della musica è sicuramente un punto d'attrazione estetico, un focus importantissimo per lo spettatore. Questo dà una ricchezza espressiva che noi cerchiamo sia utilizzando le orchestre, ma anche mettendo sul palcoscenico, quando possibile, musicisti e danzatori al tempo stesso. Sul piano estetico, Double Side non è solo l'incontro tra universi coreografici molto differenti, è anche l'incontro tra delle suggestioni visive, estetiche e in particolare illuminotecniche completamente all'opposto. Con Arvo Pärt e il suo universo musicale così suggestivo, a tratti cupo, siamo in un universo di luce spesso molto bassa
i corpi emergono e la fascinazione nasce proprio da questo chiaroscuro. Nella seconda parte abbiamo chiesto a Fabiana Piccioli, la nostra light designer, di creare una specie di contraltare nella quale la luminosità prenda il sopravvento, insieme, non a caso, alla musica di Parcel, che ha in sé quella brillantezza che sembra opporla in maniera perfetta alla dimensione di Arvo Part. Sfide come Double Side, che gioca su piani differenti, quello della musica dal vivo e quello della danza, o come le microdanze che stiamo portando in giro per l'Europa nelle capitali più prestigiose, come Parigi, Atene o Bruxelles, rappresentano il compimento di un percorso che abbiamo fatto e che ci è stato riconosciuto. Siamo diventati il primo e unico centro coreografico nazionale. Una responsabilità che nasce forse proprio dall'aver tentato di allargare la dimensione di compagnia per una progettazione più ricca e complessa e che naturalmente ci porterà verso il futuro a continuare la strada che abbiamo intrapreso. Non a caso la prima produzione del 23, affidata ad Angelin Prejokagi e Rachid Urandam, è estremamente particolare perché vedrà 9 interpreti, tutti over 70, tutti con un'età importante, alla ricerca di una diversa idea di virtuosismo e di estetica. In queste esplorazioni, in questo anche uscire sia dalla tradizione che dai percorsi più facili, sta la sfida di quello che noi riteniamo possa essere il Centro Coreografico Nazionale d'Italia rivolto all'Europa. Praticamente stiamo vivendo un'esperienza nuova, perché come cantanti non è scontato che ci si trovi a lavorare con dei danzatori e all'interno poi di uno Stabat Mater così bello e di uno spettacolo così ben fatto, davvero è straordinario. Anche tutto il lavoro che stiamo facendo è davvero molto bello. Poi lavorare con la Fondazione Ater Balletto, che in Italia insomma è una garanzia, è davvero, per me è un onore, insomma, sono molto contento. L'esperienza è particolare da tutti i punti di vista, anche perché parliamo di uno Stabat Mater che si fonda sull'accordo di La minore, quindi sono 25 minuti di un unico accordo. Ovviamente c'è moltissima contaminazione, però l'accordo è uno, quindi la musica è veramente molto simile a se stessa, quindi la difficoltà nostra è quella di dover mantenere acceso il cervello per la memoria, perché sicuramente ci aiutano moltissimo i ballerini, ci aiuta moltissimo il movimento scenico, perché ovviamente associamo quella che è la parola al movimento scenico e quindi in qualche modo siamo facilitati in questo. Però assolutamente la mia difficoltà è stata quella inizialmente. Adesso ovviamente le cose sono andate avanti, abbiamo fatto molte prove e sinceramente mi sento abbastanza pronto. Anzi, non vedo l'ora che scopriate questo bel progetto e spero vi faccia sognare, perché veramente l'emozione che abbiamo noi all'interno è quella di vivere quasi in un metaverso, cioè l'impressione mia è quella di vivere all'esterno, di guardare dall'esterno la vicenda, che è quello che ci ha chiesto anche il coreografo Norge. Noi siamo dei maghi all'interno di questa storia e siamo all'esterno della vicenda, quindi in qualche modo come dei maestri burattinai comandiamo quella che è la vicenda e a un certo punto entreremo in questi che noi chiamiamo alberi, che vedrete sul palcoscenico. Sono sono 3 nastri che vanno dal soffitto al pavimento. Apriremo questi nastri e faremo passare attraverso alcuni di noi cantanti, ci passiamo attraverso, e anche alcuni danzatori, proprio per simboleggiare questo entrare in questo universo parallelo. La difficoltà si fonda sul fatto che dobbiamo andare molto a tempo, seguire rigorosamente il tempo, e questo non avendo un direttore e facendo movimenti di scena, tra l'altro avendo solo 3 musicisti, non è neanche facile riuscire ad ascoltarsi per bene all'interno dal palcoscenico, insomma. Quindi con i ballerini è difficile riuscire a mantenere quello che loro hanno provato, immagino su una base preregistrata, quando hanno provato per conto loro. Quando noi poi siamo arrivati la difficoltà era appunto quella di riuscire a mantenere il ritmo. Quello che ci hanno chiesto è mantenere il tactus del battito cardiaco a 60 praticamente, e molto spesso, essendo anche la parte particolarmente impervia nella zona bassa e nella zona acuta per noi cantanti, si tende un po' a scivolare, a correre.
Però assolutamente i ballerini aiutano molto in questo, anche quella che è la mia esperienza è il movimento fluido dei ballerini ci aiuta a mantenere un certo rigore anche proprio nel tempo fisico, del respiro, perché anche quello aiuta moltissimo e essendo appunto un continuo, la minore, come dicevo, non bisogna mai perdersi. I ballerini aiutano molto nel cercare appunto questo connubio di questo tempo perpetuo. Davvero è strabiliante perché loro sono molto molto bravi e mi sto trovando molto bene a lavorare insieme a loro. Quando ci hanno presentato il progetto ci immaginavamo che sarebbe stato un'esperienza molto particolare, diversa dal solito, però finché non si prova non si capisce realmente la costruzione che c'è dietro, ecco. Diciamo che tutto ha preso forma dal momento in cui abbiamo avuto il primo contatto con i ballerini e con i coreografi, perché noi abbiamo studiato le parti, abbiamo fatto prove, messo insieme i pezzi, ma c'erano tante cose che, diciamo, a cui mancava un pezzo, mancava un significato. La nostra difficoltà iniziale era stata quella, però diciamo che il collegamento con i ballerini e con le coreografie ha, per me, semplificato tutto. Cioè, i dubbi che avevamo su determinati punti si sono risolti istantaneamente solamente dando un'occhiata a come si muovevano loro, a che tipo di gestualità, a che tipo di espressione, di emozione. Proprio è assurdo, però avere un contatto così diretto ha aiutato tantissimo musicalmente. Poi ci sono alcune coreografie, alcuni balletti che sono più, diciamo, di ispirazione dal punto di vista emotivo, altri proprio dal punto di vista proprio del movimento e dell'articolazione. E non mi aspettavo una connessione del genere con i ballerini, pensavo fosse molto di più balletto e accompagnamento e non mi aspettavo proprio uno spettacolo così completo. Noi siamo collocati in fondo a destra del palco, quindi davanti a noi ci sono le coreografie. Nel primo balletto è molto più, noi siamo in penombra perché è un'atmosfera molto più emotiva, molto più angosciante, proprio un'atmosfera completamente diversa rispetto al secondo balletto. E quindi siamo proprio di sottofondo, non sottofondo, di diciamo accompagnamento musicale e emotivo in penombra nell'angolo del palcoscenico. Invece nel secondo balletto siamo nello stesso punto, ma siamo circondati da una scenografia particolare che ci esalta, perché dal palco, cioè dalla platea si vede benissimo la nostra posizione e siamo proprio parte della coreografia, cioè la scenografia che abbiamo attorno, i ballerini ci ballano dentro, la utilizzano, passano vicino a noi, c'è una ballerina che praticamente in tutti i pezzi mi dà gli attacchi e mi dice come iniziare, è proprio uno spettacolo unico e siamo proprio parte della coreografia e della scenografia. Norge, che è il coreografo dello Stabat Mater, è una cosa che tuttora ci ripete, la primissima cosa che ci ha detto e ci ripeterà, credo, fino alla fine della tournée, è proprio il collegamento dei suoni che va, diciamo, usato come i ballerini usano il loro corpo. Cioè vedi proprio la coreografia questi movimenti che si collegano tra loro, lui ha detto proprio di imitare questo tipo diciamo, di lentezza dei movimenti, di eleganza. Stessa cosa invece nei momenti in cui cambia completamente l'emotività. Questo dal punto di vista dei movimenti, ma anche proprio dalla storia, dal sentimento che c'è dietro, sia all'inizio che alla fine. È proprio un balletto che emotivamente è molto molto forte e quando l'abbiamo visto suonando, cioè, è quasi emozionante suonare vedendo una coreografia del genere, quindi è stato davvero molto d'aiuto. Daniele invece la coreografa dell'altro balletto ci ha dato tantissimi dettagli, ci sono state anche tante modifiche perché vedeva che diciamo, adattava sia i ballerini che invece noi musicisti cioè ci adattavamo a vicenda, per qualsiasi esigenza proprio ci venivamo incontro, abbiamo cambiato gli attacchi tantissime volte per cercare diciamo, la cosa che rendeva di più sia per i ballerini che per noi e proprio creare questo insieme, cioè questo tutt'uno tra ballerini e musicisti che secondo me è venuto, ecco, molto bene, poi il pubblico ci dirà, però questa cura nei dettagli ha davvero fatto tanto la differenza.